Siete mai stati nella regione dei laghi polacca? Ebbene sì, in Polonia c'è un'intera regione piena di laghi. Ci troviamo nel voivodato della Warmia-Masuria, il cui capoluogo di regione è Olsztyn, una bella cittadina da cui partiremo con questo video. Qui, infatti, siamo nella piazza principale di Olsztyn, vivace città di 170.000 abitanti. Gli splendidi giardini verdi, il castello e i laghi circostanti rendono Olsztyn una delle città più vivibili della Polonia e, pare, anche la città più felice. Copernico, l'inventore della moderna cosmografia che pone il Sole al centro del sistema solare invece della Terra, amministrò la regione dal 1516 al 1521, proprio da questo castello. Il castello esiste da prima della fondazione della città, nel XIV secolo. L'interno contiene il Museo regionale della Warmia-Masuria. Entriamo ad esplorarlo. Qui troviamo ovviamente reperti e memorabilia legati all'illustre amministratore del castello, Copernico, come ad esempio la sua scrivania o i suoi libri. Proseguiamo con una mostra su una forma d'artigianato popolare, l'industria tessile casalinga della regione. Qui vediamo i vestiti e i tessuti che venivano prodotti a casa, usanza che si è protratta fino all'inizio del XX secolo. Voi sapreste tessere un vestito a casa partendo dalla lana? Sconosciuta per noi, apprendiamo che Olsztyn è anche un posto importante nella cinematografia polacca, ma in fondo non ci sorprende, infatti il castello e i suoi vicoli pittoreschi ben si prestano a riprese video. Tornando nel cortile, lassù c'è una torre da esplorare. Lasciata Anna nel cortile, salgo agilmente su questa torre cilindrica. Eccoci giunti alla sommità. Da qui si può vedere il panorama da queste feritoie con grate, purtroppo. Uscendo dal castello, vediamo che Olsztyn è anche luogo di eventi culturali. Qui, sabato 31 agosto 2024, abbiamo potuto vedere questo concerto di musica classica all'aperto. Fermiamoci ad ascoltare. Passiamo per il centro. Qui vediamo le vie vivaci di questo capoluogo di regione. Da questa parte c'è una porta della città. Questa è la piazza con la biblioteca al centro. Giriamoci attorno. Laggiù vediamo la torre della cattedrale, anzi co-cattedrale per essere precisi. Avviciniamoci. È stata costruita nel XIV secolo, ma la torre è del Cinquecento. Le opere lignee originali furono purtroppo bruciate dai soldati napoleonici per scaldarsi. La chiesa fu danneggiata durante la Seconda Guerra Mondiale e poi ripristinata. Ancora oggi è oggetto di restauro, come possiamo vedere. Torniamo nella via principale e si è fatto tardi. Non abbiamo neanche pranzato e quindi cerchiamo un ristorante. Troviamo il migliore e più tipico ristorante della città, Kudne Manowsze, frequentato molto anche dai locali. Infatti non abbiamo notato molti turisti stranieri qui. Come al solito troviamo l'ottima cucina locale. Come antipasto abbiamo preso un cosiddetto piatto plebeo, cioè una gustosa focaccia, simil bruschetta. Il piatto forte è stata la zuppa karmushka, tipica della regione della Warmia. Gli ingredienti includono carote, rape, patate, cavolo, cipolla, fagioli, carne rossa, pomodoro, cavolo fermentato, olio d'oliva e spezie. Sarebbe un piatto unico, ma abbiamo deciso di esagerare aggiungendo un delizioso pollo con bacon e gnocchi. La Masuria è anche famosa in Polonia per essere la regione dei laghi. Il giorno dopo prendiamo la macchina e andiamo a Giżycko, lontana 100 km da Olsztyn e situata sul lago Niegosin. Questa piccola città, con meno di 30.000 abitanti, è il grande porto della regione. Guardiamo le piacevoli spiagge in cui siamo stati a fine agosto, un luogo di relax e villeggiatura. Più avanti c'è il molo e prendiamo un biglietto per una crocerina che non costa molto, 13 euro a persona. Questa crociera ci porta per 3 laghi, partendo dal maggiore, il Niegosin, e per 2 minori. Vi va di rilassarvi con noi sul battello? Guardate che vista! Speriamo con questo video di aver ispirato una vostra visita nella regione dei laghi nella Masuria, in Polonia. Ma le nostre avventure in questa regione non finiscono qui. Iscrivetevi per visitare anche la Tana del Lupo e per le ulteriori destinazioni del nostro viaggio nell'Europa centro-orientale. A presto!